Ciao amici, ho la possibilità di mettere a confronto il pennino Music di Pilot, quello montato sulla serie 7.4 e 7.4.2. Ho questa opportunità perché un amico mi ha prestato la Custom 74. L'inchiostro è il Ferry Wheels Press, utilizzo il Candy Marsala, un inchiostro che mi hanno fatto scoprire gli amici dell'associazione Amici per la Penna e mi è piaciuto subito. Direi che lo farò presto mio. Diciamo due modelli e non mi soffermo sulla descrizione perché li conosciamo tutti, non serve che ve lo descriva, ma semplicemente e sommariamente la 7.4, come intuibile, è un po' più piccola della 7.4.2. La differenza sostanziale risiede nel pennino. Il pennino della 74 è un pennino che Pilot contrassegna con il numero 5, mentre invece quello della 7.4.2 è un pennino più grande che viene contrassegnato da Pilot con il numero 10. Ci saranno differenze fra i due pennini anche dal punto di vista della scrittura, della grafia, dell'ampiezza del tratto, del modo in cui rilasciare l'inchiostro. Vi ricordo, ma lo sapete ormai senza dubbio, che il pennino Music è un pennino molto particolare in quanto dispone di 3 rebbi. E allora via, parto con la Custom 74. Mettiamoci anche una croma, pennino Music, e l'inchiostro è il Candy Marsala. Pennino bellissimo, mi piace un sacco, ve l'ho detto tante volte, un pennino che è un camaleonte perché si può utilizzare tanto così quanto anche per la scrittura corsiva, in quanto dispone di una superficie di appoggio notevole perché è dettata dalla sua formazione. Si può utilizzare anche come fosse un pennino arabo utilizzato di lato. È impossibile scrivere così con altre penne, cioè con un tratto sottile verticalmente e largo orizzontalmente. Perché è impossibile? Perché non arriva il flusso sul pennino, tanto di qua quanto di là. Invece questo, che ha 3 rebbi, ha come prerogativa quella di avere un flusso che riesca, copioso, che riesca per l'appunto a coprire tutta l'ampiezza, la varietà dei tratti che ricorrono nella musica, dalla scrittura quella in piccolo a quella invece più abbondante quando abbiamo bisogno, non so, di note, di altri segni. Molto molto piacevole, mi piace molto il pennino questo della 74, mi piace la sua sezione, la lunghezza, la duttilità, forse anche, dico forse, appena il fatto che con un po' di pressione dimostri elasticità, non che serva, ma se serve, perché no? Se devo dare un pochettino più di rigore, di pressione, quindi di enfasi ad un tratto, posso utilizzarlo. Pennino della 7.4.2, un pennino un pochettino più abbondante. La prima cosa che salta all'occhio e che sembra un paradosso è che questo pennino appaia un pochettino più rigido, meno elastico. È la stessa sensazione che contraddistingue la serie 74 e 7.4.2 quando utilizziamo il pennino SF. Paradossalmente sembra un pochettino più rigido il numero 10. Pennino MS. Poi c'è anche un altro fattore che sto notando, che la sezione dell'impugnatura è un po' più larga, questione davvero di poco, però comunque si avverte a tutto svantaggio della grafia, perché l'impugnatura deve avere la giusta dimensione per le nostre dita, per il controllo del pennino, e il millimetro in più, il millimetro e mezzo in più stanca e affatica la mano. L'inchiostro, anche in questo caso, è il Candy. In questo caso, ad esempio, utilizzando una grafia di tipo corsivo, quindi inclinando il pennino,
il maggior rigore della 742 emerge e me la fa preferire perché c'è un po' più di rigidità e quindi sta meglio in carreggiata, per così dire, riesco ad accompagnarlo meglio. Questo fuori dubbio, però perde quella rotondità che l'elasticità del 74 invece dimostra. Provo anche questo ad utilizzarlo in maniera diversa, quindi come vedete anche questo è lo stesso pennino, lo stesso produttore, quindi la stessa capacità di realizzare davvero delle piccole chicche, perché non tutti i pennini musicali sono così versatili. Bene, però anche in questo caso faccio un confronto diretto, anche in questo caso utilizzato così, per esempio, nella notazione musicale è un utilizzo che se ne fa diciamo correntemente, quando devo vedete, mettere le note, le gambette devono essere sottili per forza, mentre invece queste qua di raccordo, crome, semicrome, biscrome, eccetera, devono essere larghe. Quindi non pensiate che sia un mio vezzo di utilizzare così o colà, è proprio il modo per il quale nasce un pennino musicale. Nel confronto diretto, ritorniamo qua, il pennino della 74 esattamente è più docile, più morbido e anche, ora lo osserveremo in maniera distinta, mi segno qua 74, 742, anche un pochettino più piacevole, morbido, genera qualche sfumatura in più. Anzi, prima di passare all'analisi, quella ravvicinata, lo provo su una carta Midori, come avete visto, proprio perché questa che ho utilizzato adesso è una carta da fotocopie. Lo utilizzo su una carta Midori, una carta cotone, in modo da capire nuovamente le differenze. Questo è Pilot, questa è una carta senza dubbio al di sopra di ogni sospetto. Pennino MS Music Nib, bellissimo. E adesso proviamo la 742. Sì, decisamente più rigida, si sente immediatamente. Pilot Custom 742, pennino MS Music Nib. Ok, la Pilot Custom 74 esibisce un tratto un po' più coreografico, e più veloce, grazie a questa elasticità, passare da un tratto sottile ad un tratto più pieno, e anche guardate la quantità di inchiostro che perviene è molto più rapida nel cambiamento, vedete, da un verso l'orientamento del pennino da così al pieno, di quanto non avvenga invece nell'altra che ha un pennino più largo, lo si vede che il tratto è leggermente più largo. Lo posso anche fare un confronto diretto usando il pieno della 74 e il pieno della 742. Vedete che è leggermente, questo della 742 è un po' più largo dell'altro. Dicevo, però è meno propensa e meno veloce soprattutto a cambiare la posizione del pennino, è un pochettino più duro, un pochettino più rigido, lo abbiamo detto. Se ne giova che cosa? La sfumatura da una parte dovuta a che cosa? Alla variazione del flusso, questa è l'intensità del flusso che perviene, però rispetto alla 74 vedete c'è invece meno variazione del tratto vero e proprio, quindi sostanzialmente è un pareggio con due grandi variazioni da tenere presente. La prima è l'impugnatura più sottile e l'elasticità, la seconda, del pennino della 74. Qui invece abbiamo un pochettino più di rigore ed una sezione più ampia, ma anche il tratto è più ampio perché il pennino è più largo e grande rispetto a quello della serie 7.4.
come sempre vi lascio con il dubbio che solo voi riuscirete a sciogliere, perché solo voi sapete quale farà al caso vostro. A voi tutti amici, grazie, vi aspetto ai prossimi video.